Che stanchezza. Sono già 2 giorni che viaggio. Cambio zona, capisci? Voglio stare con te. Certo. Che fine ha fatto Laura Gemser? Se questo nome vi fa pensare immediatamente a Emanuelle Nera, agli anni 70 e a quei film capaci di far discutere e riempire le sale, siete nel posto giusto. Laura Gemser non è stata soltanto una delle bellezze più affascinanti del cinema italiano, è diventata il simbolo di un'epoca irripetibile, quando il cinema di genere mescolava avventura, sensualità e trasgressione con una libertà che oggi sembra quasi impossibile. E la parte più curiosa della sua storia arriva proprio dopo il successo, quando i riflettori si spengono e Laura sceglie una vita molto più riservata. Bentornati in soffitta! La protagonista di oggi l'avete scelta voi attraverso il sondaggio della scorsa puntata e avete avuto un'ottima idea, perché quando si parla di Laura Gemser, tra cinema, fascino, viaggi esotici e pellicole sopra le righe, gli argomenti non mancano. Sono proprio fortunata. Ho avuto paura, pensavo tu fossi un bandito. Per una donna sola non è tanto facile cavarsela di questi tempi. Laura nasce a Surabaya, in Indonesia, il 5 ottobre 1950. Quando è ancora bambina si trasferisce con la famiglia nei Paesi Bassi e cresce a Utrecht. Studia moda alla Artibus Art School e comincia a lavorare come modella. È proprio qui che la sua bellezza comincia a farsi notare. Laura ha un aspetto esotico, elegante e magnetico, capelli scuri, lineamenti intensi e soprattutto uno sguardo che davanti alla macchina da presa aveva una marcia in più. All'inizio degli anni 70 lavora tra Paesi Bassi e Belgio, ma il destino la porta presto in Italia. Nel 1974 arriva il debutto con Amore libero, Free Love, diretto da Pier Ludovico Pavoni. Laura interpreta Janine e, curiosamente, nei titoli compare già il nome Emanuelle. Poi arriva il 1975 e qui cambia tutto. Esce Emanuelle Nera, diretto da Adalberto Albertini, e Laura diventa Mae Jordan, una fotoreporter intraprendente che viaggia per il mondo e che tutti chiamano Emanuelle. Cos'è questo rumore? Non ti preoccupare, non è niente di grave. Ora passiamo dal meccanico e gli faccio dare un'occhiata. Lui è uno che sa dove mettere le mani. È bravissimo. E vedrai che in 4 e 4/8 elimina il disturbo. Il film sfrutta la popolarità del nome Emanuelle, ma costruisce un personaggio nuovo, audace e libero. Il pubblico risponde alla grande e Laura diventa rapidamente un'icona. Seguono Emanuelle Nera, Orient Reportage, Emanuelle in America, Emanuelle e gli ultimi cannibali, Emanuelle, perché violenza alle donne, e altri titoli che mescolano sensualità, avventura, horror e cinema esotico. Insomma, se Emanuelle prendeva un aereo, era difficile immaginare che la destinazione fosse una tranquilla vacanza. Sul set di Emanuelle Nera incontra Gabriele Tinti. Tra i due nasce una relazione e nel 1976 si sposano. Tinti diventa il suo compagno nella vita e anche uno dei suoi partner cinematografici più frequenti. Ma Laura non è soltanto Emanuelle. Nel 1977 recita accanto a Bud Spencer e Terence Hill nei Due superpiedi quasi piatti e negli anni successivi passa dall'avventura all'horror, dalla fantascienza all'azione. Poi arrivano gli anni '80 e il vento cambia. Il cinema di genere italiano perde progressivamente la sua spinta e Laura prende una direzione diversa. Continua a lavorare davanti alla macchina da presa, ma si dedica sempre più ai costumi, una scelta coerente con i suoi studi di moda. Dietro l'immagine di Emanuelle c'era infatti una donna con competenze molto diverse, che con il tempo preferì lavorare dietro le quinte. Nel 1991 arriva il momento più duro. Il 12 novembre muore Gabriele Tinti. La scomparsa del marito segna profondamente Laura e la sua presenza pubblica diventa sempre più rara. Mi piace che tu te ne vada, davvero. A essere sincera, dispiace anche a me, Susan. Ci stavamo proprio divertendo, eh? Già. E qui arriviamo alla domanda che tutti, prima o poi, ci siamo fatti. Che fine ha fatto Laura Gemser? La risposta è molto meno spettacolare di quanto si potrebbe immaginare. Ha semplicemente scelto di vivere lontano dai riflettori.
A chi le chiedeva del suo personaggio più famoso, avrebbe risposto scherzando che, ormai, al massimo poteva essere la nonna di Emanuelle. Una frase che dice davvero tutto. Emanuelle è rimasta giovane, bellissima ed eternamente pronta per una nuova avventura. Laura, invece, ha scelto di andare avanti e vivere lontano dal gossip. Ed è forse proprio questo il motivo per cui ancora oggi il suo personaggio esercita tanto fascino. Quando rivediamo Laura Gemser in uno di quei film, non vediamo soltanto un'attrice degli anni 70, rivediamo un'intera epoca del cinema italiano, esagerata, spregiudicata, colorata e assolutamente irripetibile. Ora voglio sapere la vostra. Vi ricordate Laura Gemser? Qual è il film che avete amato di più? E quale altra attrice della grande stagione del cinema italiano vorreste ritrovare nella prossima puntata di Soffitta? Scrivetemelo nei commenti, lasciate un like se il viaggio vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime storie. Abbiamo ancora tanti volti da riscoprire, tanti film da ricordare e parecchi cassetti da aprire. E conoscendoci, qualche sorpresa salterà fuori di sicuro. Alla prossima!